Oggi tratteremo un argomento che sicuramente, sarà capitato a tutti voi e che soprattutto infastidisce molto voi utenti, e non è altro quello delle email truffe che arrivano. Quindi queste email truffa purtroppo arrivano ovviamente su tutte le email, però stanno prendendo molto il sopravvento e devo dire, purtroppo perché ovviamente è una delle email più utilizzata, ehm effettivamente dopo gli anni di lavoro che ho avuto io con Libero Mail, ovviamente non mi sento nemmeno più di consigliarla, perché effettivamente fra le tante mail che c'ho io di lavoro, Libero, ultimamente già un paio di anni che purtroppo con le mail spam e truffa non riesce purtroppo a bloccare il più possibile questo fenomeno. Quindi in questo caso oggi vi farò vedere proprio come andare a bloccare, stare attenti a queste mail truffa che praticamente arrivano in continuazione perché ovviamente Libero Mail. Quindi e vi farò vedere un pochettino come arginare, "è sempre" fra virgolette, perché comunque le mail vi arriveranno, perché purtroppo vi ho detto il libro non riesce a captarle e cestinarle direttamente, ma ce le farà arrivare sempre nel nostro spam. Però ricordo sempre che sono email truffa, sempre degli stessi utenti. Ora, nemmeno i quadri vi faccio vedere, comunque arriveranno sempre in continuazione dagli stessi utenti, nonostante noi blocchiamo quell'utente. Quindi oggi proprio il video è bloccare l'utente in questione. E vi farò vedere che lo stesso utente, anche se lo blocchiamo, ne avrà talmente tante di quelle mail, perché ricordo che sono email ovviamente fatte da organizzazioni, da hacker, quindi in questo caso vi farò vedere come è semplice comunque andare a bloccare queste email. Vi ricordo comunque che per bloccare queste email, questi utenti per meglio dire, che mandano queste email, lo dobbiamo fare sempre da un dispositivo fisso desktop, quindi o da un computer fisso oppure da un notebook, quindi non dalle app mobile. Non permette libero di bloccare utenti dalle app mobile, ma solo di spostarle sullo spam. Ma siccome a noi già ne arrivano a tempesta sullo spam, noi dobbiamo bloccare questi utenti. Quindi mi raccomando, fate il procedimento solo su computer fisso o notebook, quindi no da app, o che sia di Apple o che sia di Android. Quindi non perdendo altro tempo vi farò vedere come andare a bloccare questi utenti veramente in un modo semplice. Massima attenzione però, blocchiamo soltanto l'utente, quindi mi raccomando, ovviamente io non mi prendo la responsabilità se qualcuno accidentalmente sbaglia e clicca sui famosi link, mostra immagini, clicca qua, clicca nel link. Non dovete assolutamente fare nulla. Dovete seguire la stessa guida che faccio io in questo video ora fra pochissimo, quindi soltanto aprire l'email e non fare più nulla, proprio andare a bloccare soltanto l'utente. Mi raccomando, non cliccate all'interno, qualsiasi link che c'è, perché ovviamente vi ritroverete con un computer hackerato sotto controllo di queste persone. Quindi non perdete altro tempo perché è molto interessante l'argomento. Cambiare inquadratura vi farò vedere quanto è semplice bloccare questi utenti. Eccoci qui, allora come potete vedere io sono dentro la mia email. Vi ricordo, ho detto poc'anzi nell'intro di questo video, che funziona solo per dispositivi desktop, quindi si intendono computer fissi, computer portatili, basta che non sia dall'app per intenderci, quindi dall'app mobile che possa essere di iPhone o che possa essere praticamente di Android. Da lì non si possono bloccare questi utenti. Quindi se io me ne vado proprio su spam, quindi comunque già libero prende me le fa arrivare su spam. Il problema però è che ne arrivano in continuazione giornalmente, per esempio nel mio caso. Queste sono arrivate in pochi minuti, se io clicco qua dentro sono 5. Allora, queste sono tutte email di truffe. Praticamente, ovviamente, sia il casino online che il Telepass ce n'è un altro, quindi come potete vedere arrivano dal mail, stesse mail però da utenti diversi. Booking addirittura, che non è effettivamente Booking che scrive, lo stesso di Telepass, lo stesso del casino online. Quindi se voi ci fate caso, intanto queste email non le dovete voi mai aprire, quindi una volta che siete su spam le potete cestinare, però è meglio sempre bloccare questi utenti. Quindi in questo caso che si deve fare per cercare comunque di bloccare l'utente? Perché l'utente viene bloccato, però come potete vedere io per esempio blocco casino online e poi ne arriva un altro, perché l'utente ha praticamente talmente di quelle email fatte hackerate a computer che ne ha centinaia e centinaia, se non migliaia. Quindi per esempio proviamo a cliccare su questa mail che è una truffa. Quindi in questo caso voi comunque non dovete mai cliccare all'interno tutti gli allegati. Quindi in questo caso per bloccare questo email, quindi in questo caso ricordatevi per esempio che è Otoris, punto eccetera eccetera. Di Otoris praticamente io ne blocco al giorno perlomeno una trentina, come di altri utenti. Ovviamente come Otoris e come tutti gli altri, tutte queste mail io le ho trasferite alla polizia postale, perché comunque ricordo sempre che forse questa gente magari questi utenti non sanno che è un reato penale, ovviamente fare truffe, informatiche. Quindi
In questo caso l'unico reparto che se ne può occupare è la polizia postale, quindi vi ricordo e vi invito sempre a denunciare ovviamente tutte queste truffe online che ci sono, quindi proprio date questa stringa dell'email e ogni volta che vi arrivano le potete dare, magari raccoglierne una trentina, quello che sia, tanto sono sempre gli stessi, come potete ora vedere, vi farò vedere che gli utenti sono sempre gli stessi che scrivono, e denunciateli alla polizia postale. In questo caso per bloccare, cioè per cercare di bloccare queste email di Autoris andiamo su altre sezioni e non dobbiamo fare altro che fare blocca mittente. Blocca mittente, e questo Autoris punto eccetera eccetera, quindi con questo codice iniziale è stato bloccato, quindi di lui non arriveranno più, ma sicuramente ne arriveranno altri di Autoris. Andiamo indietro, per esempio apriamo Telepass, clicchiamo su Telepass e qua c'è un altro sapientone che si crede molto furbo, che è Howard Dayton. Questo di qui, guide Tecno e guide Tecco ne arrivano, sempre a centinaia. Ovviamente cambierà sempre l'indirizzo iniziale e quello finale sarà sempre lo stesso. Stessa cosa per questo Odarton segnalato alla polizia postale. Quindi in questo caso per bloccare sempre questi mail, tutti e 3, le 3 bacchettine, blocca mittente e facciamo blocca. Quindi andiamo indietro, vi farò vedere che questo Overton ci sarà in altri messaggi, per esempio Booking. Ecco qui un'altra persona, sento che si chiede FUBA, Jamilaton ne arrivano sempre a centinaia. Stessa cosa segnalata alla polizia postale. In questo caso blocchiamo sempre il mittente da qua. Se ne apriamo qualche altro vi farò vedere che anche se sono bloccati continuano a scrivere gli stessi. Ecco qui, rispunto Toris, perché cambia ovviamente il pezzo iniziale, perché ovviamente sono email create automaticamente, quindi ne creeranno in quantità industriale. Stessa cosa, comunque segnaliamo, non perché solo il finale è uguale, ma segnaliamo sempre questo iniziale, tutta l'email, sempre alle forze dell'ordine. Quindi blocca mittente, blocca. Vi ricordo che è un reato penale la frode informatica. Andiamo indietro nel rimare l'ultima, praticamente sempre qua, non cliccate su mostra immagini, eccetera, eccetera. Ecco che è ritornato Howardaton, sempre con un indirizzo diverso questo iniziale, quindi sempre le bacchettine, blocca mittente e blocchiamo. Una volta che avete bloccato tutto, possiamo fare, per quanto riguarda libero, cliccare la prima stringa e cestinarle. Mi raccomando, svuotate sempre il cestino una volta che l'avete cestinate. Quindi questo praticamente è il procedimento per bloccare gli utenti, ma vi ricordo che ve ne arriveranno in quantità, quindi raccoglietene il più possibile in modo che poi praticamente potete andare a fare un esposto alla polizia postale, insomma una denuncia, e in modo che così loro vedranno a chi apparterranno tutte queste email, perché comunque avete visto che appartengono sempre alle stesse persone, alla stessa organizzazione. Quindi cambiamo inquadratura ora per le conclusioni finali. Ecco qui, come avete visto, la semplicità è veramente, veramente, unica nel bloccare queste persone. Mi raccomando, il consiglio che posso dire è quello di accorpare sempre di più tutte queste mail, scrivervele ovviamente, fare degli screenshot prima di andarle a eliminare, in modo che così poi potete andare a dare agli organi competenti, abbiamo visto che se ne occuperà di questo campo la polizia postale, perché vi ricordo sempre che l'atto di frode per quanto riguarda il comparto informatico è un reato penale. Ciao a tutti e spero sempre di avervi aiutato. Al prossimo video e sempre attenzione.